Bentornati o benvenuti sul mio canale Tokai Love Rock. Guardate che bellezza, è proprio una gran bella chitarra. Ecco, ve la faccio vedere come i sottotitoli di Star Wars. Non ho mai avuto chitarre Tokai e questa è un'ottima occasione per scoprirne una insieme a voi e ringrazio Vanni, che è uno di voi che siete iscritti al mio canale, che me l'ha prestata. Grazie mille Vanni. E coloro che non sono iscritti, che guardano questo video a sbaffo, prendete in considerazione di iscrivervi anche voi, fate crescere il canale, mi permettete di portarvi sempre più contenuti, chitarre o anche altre cose. Grazie mille se lo fate, grazie mille. Ok, andiamo avanti. Tokai era anni e anni fa sinonimo di chitarre copia del famoso brand che conoscete tutti e insomma costavano poco, erano di qualità diciamo mediamente accettabile. Poi sono state anche rivalutate perché tutto sommato avevano sempre dei legni, dei materiali di buona qualità. E da molti anni ormai Tokai è stata rivalutata, come dicevo, ed è sinonimo di chitarre di ottima qualità, per cui la loro produzione giapponese se la batte con la Gibson come prezzi, quella cinese è un po' più accettabile, diciamo. Quindi questa chitarra, beh, è una colorazione lemon drop. Aspettate un secondo. Oh là, via il battipenna. Per me il battipenna non dovrebbe esistere, soprattutto su dei corpi di questa fattura. Questo top in acero è carino veramente. Dicevo, non voglio farvi il solito pippone con tutte le caratteristiche e tutto il resto, facciamo subito una bella suonata e poi parliamo, facciamo sentire un po' come suona questa chitarra, poi avremo modo di approfondire.
Bene, posso immaginare che vi siate fatti una certa idea di come suona questa chitarra, poi la andiamo a sentire anche sopra una base musicale magari, così vediamo anche come si comporta in quel senso. Questa chitarra è una Tokai cinese. Sapete, le Tokai giapponesi se la battono sia come prezzo che come qualità con le Gibson. Alcuni addirittura dicono che le Tokai giapponesi suonano addirittura meglio delle Gibson, e vedendo la qualità di questa Tokai cinese non stento a crederlo, perché la qualità, l'assemblaggio, la liutteristica di questa chitarra è veramente impeccabile, non ha difetti di sorta. Ci sono alcune accortezze che ovviamente sono mirate a contenere i prezzi, e magari andiamo a vederle, perché ho aperto un po' la chitarra, ho guardato un po' il manico e tutto il resto, e effettivamente c'è qualcosa che non mi è piaciuto molto, però per tutto il resto non ho proprio niente da dire. Andiamo un attimo a dare un'occhiata. La tastiera mi sembrava un po' secca e ho dato un po' di nutrimento, un po' di olio di limone, vedete, ne ho dato un bel po', devo dire la verità, però serve. Adesso lo lascio assorbire un minutino, poi lo tolgo e rimettiamo le corde. La tastiera in Jatoba tostato è veramente bella, la vedete, molto molto bella, ricorda molto il palissandro. I tasti sono posati ottimamente, nulla da ridire, veramente ottima. Caro Vanni, eccomi qua, pronto a aprire la tua cara chitarra, ma non temere, la tratto molto molto bene, come fosse mia, non preoccuparti. Ecco, a questo punto immagino partirà un avanzamento molto veloce. Ecco, per me ci vorrà un pochino, per voi alcuni secondi. Ecco qua, andiamo a vedere cosa c'è sotto. Intanto c'è una bella schermatura, il che non è proprio male. Ecco qua, neck pickup BHC, humbucker, vediamo poi, probabilmente è la stessa cosa, ma questo filo è proprio tirato, anche qua uguale, bella schermatura, complimenti a Tokai. Vediamo adesso nella cavità dei potenziometri, è schermata. Ecco, i potenziometri non mi sembrano di grandissima qualità, però infatti sono dei mini pots, che dimostra che mettendo dei potenziometri un po' diciamo più performanti, la chitarra migliorerebbe ulteriormente con una spesa minima, il proprio valore musicale aumenterebbe moltissimo. Qualcuno di voi possiede una Tokai, magari un modello Les Paul come questa, non so, cinese o giapponese, magari qualche fortunato ha un modello giapponese, o una Tokai perché fa delle ottime chitarre tipo Stratocaster con 3 single coil, o con l'humbucker e 2 single coil, oppure ha dei modelli 335 come Gibson, che anche lì tantissimi dicono suonano veramente da paura. Comunque, se avete una Tokai, ditelo nei commenti e dite le vostre impressioni, vediamo se coincidono con le mie. Le mie le dirò fra poco, quando concluderemo questo video. Ecco, avete visto che pur essendo una chitarra cinese fatta in Cina, che ormai non è più sinonimo di chitarre scarse, perché anche in Cina ormai lavorano bene,
però vedete alcune cose che appunto consentono di mantenere un prezzo abbastanza umano per questa chitarra. Le meccaniche sono meccaniche senza marchio, tipo Cluson, però abbastanza buone, direi. Ecco, il manico è incollato in 3 pezzi, il primo pezzo è appunto nel tacco, mentre il secondo pezzo è qui sull'attaccatura della paletta, come capita in moltissimi altri modelli. Questo anche questo consente di tenere i prezzi più bassi, che non a fare un unico pezzo in acero, e anche se dall'altra parte molti dicono che questo incollaggio vicino alla paletta rende appunto la paletta stessa più solida, più resistente, meno soggetta alla rottura che ha appunto che hanno le palette Gibson, che hanno appunto il problema di non avere la voluta qui. Adesso alcuni modelli ce l'hanno, però per anni e anni e questa cosa rendeva la paletta della chitarra molto fragile. Ecco, poi vedete anche l'attaccatura del manico al corpo è assolutamente fatta benissimo, non c'è nessuna imprecisione, è fatta veramente molto bene. E il capotasto probabilmente è in plastica, ma non riesco a capirlo. Questa chitarra, devo dire, l'ho accordata all'inizio, ho cambiato le corde e poi gli ho dato qualche assestatina scusate, qualche assestatina, però l'accordatura la tiene molto bene. Io direi andiamo a sentire ancora un po' di musica da questa chitarra e poi tiriamo le conclusioni, cosa mi piace e cosa mi piace meno. A dopo. YouTube mi dà spesso questo suggerimento: fai video più brevi, ma come faccio? Cioè, non ci riesco. Cercherò, ce la farò o non ce la farò, però ci proverò, insomma, dovrò fare dei video al massimo di 15 minuti. Ecco, vediamo, anche questo supererà i 20, mi dispiace. Ma voi, miei iscritti e anche non iscritti, che già siete arrivati a questo punto, vuol dire che siete al di sopra della media e io vi amo per questo. E se non siete iscritti a questo punto, se siete arrivati qui, dovete farlo. E la campanella, ovviamente, e il like anche. Torniamo a noi. La Tokai, questa Tokai UAL, prodotta in Cina, a me è piaciuta moltissimo. È una chitarra che si suona volentieri. Non è certo una chitarra professionale come quelle giapponesi o come le Gibson a cui si ispira chiaramente. Mi ricorda molto le Epiphone, secondo me sono sorelle praticamente. Le Epiphone di fascia media sulle 600 euro
hanno molte caratteristiche in comune e non è escluso, non ho prove di questo, però non è escluso che siano prodotte nella stessa fabbrica in Cina, che se non sbaglio è Qingdao. Ecco, per cui chitarra buona. Non mi è piaciuto molto il discorso dei potenziometri, che a mio avviso in una chitarra del genere e con questo prezzo meritava dei potenziometri migliori, non so, dei CTS o qualcosa. Insomma, i CTS a noi, se vogliamo comprarli, ci costano 12 o 15 euro. Cosa vuoi che costino a una Tokai che ne ordinerebbe a vagoni? Comunque va bene, ci sta. Altre cose che non mi sono piaciute sinceramente non ci sono. È una chitarra che vale molto, i suoi soldi li vale senz'altro, è una buona chitarra e la consiglio se volete prendervi una Tokai. Ovviamente se avete la disponibilità economica andate anche su una giapponese, che non è detto, spero prima o poi di riuscire a portare anche sul canale una giapponese e magari metterla in competizione con la mia Gibson dietro, oppure se volete ci facciamo un video questa contro la Gibson e vediamo un po' se ci sono sorprese. Altre cose, il top in acero è un top molto bello, anche se non è proprio un top da centimetri, saranno 2 mm, è un foglio d'acero un po' più spesso del solito, però è bello, insomma è un AAA e lo è effettivamente un AAA. Altre cose non saprei dirvi sinceramente, per cui a questo punto la chitarra è buona, mi è piaciuta e spero di riuscire a portarvene altre in tempi brevi. Voglio ampliare un po' l'orizzonte delle varie marche che tratto su questo canale, andando oltre ovviamente, sia per le chitarre che per pedali, amplificatori eccetera. Va bene, il video finisce qui, finalmente. Mi ha fatto piacere e spero abbia fatto piacere anche a voi e ci vediamo alla prossima. Ciao!